Nuova recensione. Ok, che cosa andremo a recensire oggi? No, non andiamo a recensire una scheda di GameStop, ma quello che ci sta sotto. L'Arduboy. L'Arduboy è una microconsole delle stesse dimensioni di una carta, di quelle che di un bancomat, di quello che è. Adesso in questo caso io vi ho solamente fatto vedere una carta che ho. Ed è una console open source. Cosa significa? Significa che praticamente su questa console non ci caricheremo emulatori o cose del genere, ma ci caricheremo unicamente il software originale che andremo a programmare noi o a recuperare da altri sviluppatori amatoriali che hanno creato dei cloni di, per esempio, Arkanoid, di Pac-Man o proprio dei giochi nuovi. E questo è molto interessante perché appunto questo tipo di console noi la possiamo portare ovunque. Come vedete lo spessore ci permette di metterla proprio all'interno di un portafoglio e di averla sempre con noi. Non stiamo parlando di una console potentissima, stiamo parlando di una console, adesso vi dico qualche caratteristica tecnica. Abbiamo un processore ATmega 32 U4 che poi è lo stesso di Arduino Leonardo e Micro. Abbiamo una memoria da 32 KB flash e 2,5 KB di RAM, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa veramente piccolo, e 1 KB di EEPROM, connettività appunto tramite presa USB che sta qui. Abbiamo 6 pulsanti, 4 direzionali, 2 pulsanti di fuoco. Inoltre abbiamo un pulsante di accensione e spegnimento, questo qui, bisogna avere le unghie per accenderlo perché sennò diventa impossibile, e un pulsante reset che si trova situato qua. Lo schermo è un OLED da 128x64 linee, quindi insomma stiamo parlando veramente di una cosa minuscola. E un piezo speaker, per cui abbiamo un micro speaker che però farà solamente i suoni, quelli degli 8 bit. Dei LED luminosi che sono situati in queste zone qui, che servono per il caricamento della batteria, e l'indicatore di stato quando si va a caricare un gioco, e poi degli altri LED che possono essere utilizzati anche nei giochi come segnalazione visiva di quello che si sta facendo. Una batteria da 128 mAh al litio. Quanto garantisce di autonomia questo tipo di oggetto? Circa sulle 8 ore, perché il consumo è veramente irrisorio. È una console molto molto solida perché ha il retro in acciaio, la parte frontale in plastica, ma è una plastica molto molto rigida. I pulsanti sono incassati, per cui se fate caso non c'è spessore assolutamente, non è che esce qualcosa, veramente lo potete mettere all'interno di un portafoglio. E appunto questa è una console che si può programmare tramite Arduino, per cui se voi avete una minima conoscenza o volete imparare a programmare qualcosa, a creare qualcosa di nuovo, vi consiglio questa console perché vi introduce nel linguaggio di programmazione e quindi nella creazione di qualcosa di autonomo, di qualcosa di vostro, unico. Come viene fornita questa console? Quando arriva noi avremo questa confezione. Come vedete anche la confezione molto piccola. Si va dietro, come vi dicevo, vi mostra un po' che appunto si basa sul linguaggio C++, si può programmare C++, c'è una grande comunità, per cui se voi volete anche non volete mettervi a programmare, beh, non c'è problema, potete semplicemente andare a recuperare circa 200 giochi che sono già disponibili in internet e caricarli. Quanti giochi mi staranno all'interno della console? Uno per volta, per cui di volta in volta voi dovrete decidere quale gioco mettere
lo caricate attraverso il computer. La piattaforma Arduino è disponibile per Windows, Mac, Linux, addirittura è disponibile anche un programma per Android per poter fare il collegamento, il pairing diretto con il cavetto USB anche tramite Android. E quindi ci caricate il gioco singolo dentro, ci giocate, la batteria vi dura 8 ore, vi stufate, lo prendete e ne caricate un altro, ma dopo vi faccio vedere un attimo come funziona. La confezione, come vi dicevo, è così, si apre e dentro noi troveremo la nostra console, così. Il cavetto USB, molto comodo questo perché è anche magnetico, per cui non andrete a rischio di ingrovigliamenti vari. E appunto la nostra console. Vedete, tirate fuori e incominciate a lavorarci. Ma vediamo un po' il succo di questa console. I giochi. Allora, all'accensione noi troveremo precaricato un gioco, è un gioco randomico per cui io potrò avere un gioco, uno shot 'em up, voi potrete avere un qualcos'altro, comunque è un gioco che si riferisce a quelli prodotti ufficialmente per l'Arduino. Adesso attualmente io ne ho caricato uno e si tratta di Tris. Che cos'è? È il clone alla fine del Tetris. Come vedete lo schermo è veramente piccolo, per cui non è che si pretende la creazione di utilizzare questa console per scopi di partite molto, molto lunghe, cioè è una micro console per l'utilizzo saltuario, che ne so, veramente vi state annoiando, la tirate fuori dal portafoglio, cominciate a giocare, siete al bagno, avete un qualcosa con cui giocare, cioè non è una cosa che può garantirvi una qualsiasi altra console che va a emulare giochi o una console originale come il Game Boy eccetera eccetera. Ma voglio farvi vedere un attimo la differenza. Adesso io qui vi metto di fianco il New Beat Boy e lo Droid Go per farvi vedere quanto è piccola questa console rispetto alle altre sue concorrenti, chiamiamole tra virgolette. Voglio farvi vedere un attimo come si vanno a caricare i giochi su questa console, dato che appunto se noi andremo a spegnere e riaccendere ci ritroveremo sempre con lo stesso identico gioco. Quindi non vi faccio vedere attraverso il computer, ma vi faccio vedere semplicemente come viene fatto. Cioè noi andiamo a inserire il cavettino, console accesa, LED che ci indica che la console è connessa, andiamo a scegliere un gioco sul nostro PC. Adesso attualmente io, per dirvi, ho un Mac, però è compatibilissimo anche con quello, quindi noi andiamo a caricare, per esempio, cosa vi posso far vedere? Faccio vedere questo. Adesso l'ho fatto partire, lui sta caricando, il LED di accensione ha già caricato il gioco, quindi adesso già il gioco mi parte. I giochi tra l'altro sono veramente fatti bene, perché adesso questo per esempio è un Metroidvania, praticamente Metroid, no? Ma veloce, nessun impuntamento, riescono anche a salvare i progressi del gioco, perché c'è una piccola memoria flash che mi
permette di memorizzare i giochi. Ovviamente poi quando io andrò a resettare andrò a perdere quello che è il salvataggio, però non sempre, nel senso che se io non effettuo il reset totale della console, o se il gioco non mi richiede troppa memoria, io metto un gioco, poi ne carico un altro e mi ripartirà comunque con il salvataggio. Facciamo un altro esempio. Ecco, il caricamento dei giochi non è proprio così istantaneo, dovete saperci un attimo fare, nel senso non è un gioco, non è una console per principianti, se no vi ritroverete una mini consolina con il gioco preinstallato senza la possibilità di installare nulla. Dovete avere un attimo di pazienza e decidere di cimentarvi un po' nella creazione, nel capire e scoprire questo tipo di console. Cos'è questo? Questo è un clone di 1942. Adesso vi faccio vedere. Ah, anche, ecco, questo, sentite? Parte anche l'audio. Cioè, per me è un piccolo prodigio tecnologico ed è veramente notevole come ci siano sviluppatori amatoriali che riescano a creare e a cimentarsi nella creazione di cose così fedeli agli originali e con così poca capacità della console, perché appunto, come vi ho detto, come vedete è un 8 bit, però la risoluzione è fantastica, sono poche linee, però questo schermo LED si vede da tutte le angolazioni. Inoltre appunto il suono è anche gradevole. Un altro esempio di gioco, ecco, sì, sono morto. Ah no, ho vinto. Ok. Vi voglio far vedere qualche altro bellissimo clone creato appositamente per questa micro console. Come vedete il caricamento è velocissimo. Luce gialla, caricato un nuovo gioco. Questo è Castle Boy, che sarebbe cosa? Castlevania. È molto notevole. Questa è una grafica ovviamente 2D, ma la cosa sorprendente di questa console è che attraverso le librerie che sono state rilasciate è possibile simulare anche una grafica 3D. Cosa intendo? Adesso vi faccio quest'ultimo esempio di gioco per farvi un attimo capire. E questo secondo me si tratta di uno dei giochi più sorprendenti secondo me per questa console. Caricamento. Starduino. Cos'è Starduino? È Star Fox. Guardate. Ha una grafica 3D, come vi dicevo. Tra l'altro giocabilissimo, velocissimo. È veramente notevole. Adesso voglio farvi un attimo vedere. Se andiamo a farci uccidere cosa succede. Ok, guardate. È in 3D reale. Cioè non è cioè è una console davvero, per le sue piccole capacità, molto molto notevole. Per cui se voi volete cimentarvi in qualcosa di nuovo, provatelo. Provatelo, perché non stiamo parlando della console che
emula altre console, ma di un qualcosa di totalmente nuovo. Che sia chiaro, queste sono tre cose diverse, anche se questa console ha la possibilità di far partire programmi basati anch'essa su Arduino, quindi questa si avvicina più a questa rispetto a questa qui. Questa qui è una portatile, questo invece è una console da programmazione e questa è idem, sono delle cose completamente diverse. Provatela, questo è il mio consiglio e mi raccomando ricordatevi di iscrivervi se vi è piaciuto. Ciao a tutti!